subito con un nuovo progetto. Realizziamo tante catenelle fino ad arrivare a 36 centimetri. Io in questo caso ho messo su 70 catenelle e mi sono portata ai miei 36. Una volta fatto questo, facciamo altre 3 catenelle che servono per girare il nostro lavoro. Da qui filo sull'uncinetto, entriamo nella 1 2 3 nella quarta catenella e lavoriamo a maglia alta. Andiamo avanti in questo modo a lavorare una maglia alta per ogni catenella sottostante fino a completare il giro. Una volta che abbiamo completato il giro, se andate a misurare nuovamente, ci ritroveremo con 38 centimetri. Abbiamo recuperato già 2 centimetri dai 36 iniziali delle catenelle che abbiamo lavorato inizialmente. Fatta questa precisazione, andiamo avanti, filo sull'uncinetto, prendiamo il nostro lavoro e a questo punto lo dobbiamo unire. Facciamo molta attenzione a lasciare la parte di sotto, appunto le catenelle sotto, mentre la parte di sopra che stiamo lavorando ovviamente l'andremo ad unire sulla parte di sopra. Queste sono le 3 catenelle che abbiamo lavorato inizialmente, quindi 1 2 3, andiamo ad inserire in questo punto e da qui facciamo una maglia bassissima e chiudiamo in cerchio il nostro lavoro. Fatto questo, facciamo una 2 catenelle, filo sull'uncinetto e a questo punto dobbiamo lavorare in questo modo. Andiamo a prendere la maglia a rilievo davanti, quindi lavoreremo la maglia a rilievo davanti con una maglia alta per poi lavorare una maglia a rilievo dietro, prendendola appunto da dietro. Dobbiamo fare il punto elastico, quindi nuovamente maglia in rilievo davanti, maglia in rilievo dietro. Andiamo avanti in questo modo, completiamo tutto il giro e ci ritroviamo nuovamente all'inizio. Arrivati alla fine del giro, come vedete io mi sono fermata un po' prima della fine, proprio perché volevo fare una piccola precisazione. Abbiamo incominciato questo giro nell'agganciare in questo punto e siamo andati avanti, maglia rilievo davanti, maglia rilievo dietro e abbiamo lasciato per il momento sospesa questa parte qui. A questo punto, prima di continuare il nostro lavoro, è opportuno andare a unire questa parte. Questo perché almeno inseriamo il filato un attimo con l'ago in questo punto, semplicemente perché se siamo andati a lavorare, se è successo che abbiamo girato il nostro lavoro, magari andando avanti prendiamo questa parte qui che sarebbe la parte di sotto e continuiamo a lavorare e lavoreremo in un modo sbagliato, proprio perché vedete si forma questa curva che fa capire palesemente che non stiamo lavorando bene, però ovviamente se continuiamo e nell'andare a lavorare abbiamo girato, ovviamente si fa, diciamo che se non siamo lì attente facciamo questo sbaglio, bisogna scucire e ricominciare da capo. Quindi mettiamo il lavoro in questo modo, lo posizioniamo in modo tale che sappiamo che abbiamo messo tutto correttamente, abbiamo fatto tutto correttamente e da qui andiamo ad unire questa parte, quindi inseriamo l'uncinetto in questo punto, facciamo passare il filo e per il momento lasciamo stare così com'è. Da qui andiamo tranquillamente a lavorare perché vedete è tutto a posto. Andiamo a lavorare, continuiamo il nostro lavoro lavorando. Questa si deve lavorare in rilievo davanti. La prossima, essendo che comunque mi sono trovata con 2
rilievi dalla parte di dietro, io comunque lavoro questa normale, perché questa l'ho già fatta con le catenelle, la lavoro normale in rilievo dietro e vado ad unire il mio lavoro in questo punto qui, chiudendo con una maglia bassissima. Non vi preoccupate se questo va via adesso, perché abbiamo comunque lavorato qui, però magari tenetelo qui, è più sicuro, oppure magari mettete un marcatore, un qualcosa che vi possa aiutare. Andiamo avanti con il nostro lavoro. Come vedete noi abbiamo 2 maglie in rilievo dietro. Per poter fare in modo che il lavoro sia il più preciso possibile, andiamo ad abbracciare prendendo questa parte, vedete io vado dietro, prendo entrambe le maglie, passo il mio uncinetto, tiro su e mi formo una catenella, in modo tale che ho preso entrambe le maglie e con una catenella in più ho ottenuto la mia maglia in rilievo dietro. Da qui andiamo avanti, rilievo davanti. Ovviamente io ho fatto questo procedimento per chi come me si è trovato con 2 maglie in rilievo dietro. Se invece la maglia è una sola, andiamo a lavorare normalmente in questo modo. Ok, facciamo la chiusura, mettiamo che abbiamo una sola maglia in rilievo dietro. Cosa facciamo? Prendiamo la nostra maglia, la abbracciamo dalla parte di dietro e facciamo una catenella. Quindi è lo stesso procedimento, la maglia bassa poi la catenella, è lo stesso procedimento con l'unica differenza che prendiamo soltanto una sola maglia, una singola maglia. In questo caso ne abbiamo appunto 2, lo rifacciamo insieme, dietro, 1 e 2, porto su, maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, vado avanti a lavorare una maglia in rilievo davanti, una maglia in rilievo dietro e faccio questo per tutto il giro. Completato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima in questo punto. Fatto questo, lasciamo per il momento questa parte qui, completiamo questa zona. Vedete, io ho fatto, prima vi ho fatto inserire il filo in modo tale da non confonderci per quanto riguarda il giro. Adesso lo andiamo a chiudere completamente facendo questo movimento, facendo questo passaggio. Allora, andiamo ad inserire l'uncinetto, giriamo il nostro lavoro, inseriamo l'uncinetto in questo punto qui, da questo lato. Quindi prendiamo il filo, lo facciamo passare e da qui facciamo una catenella, tiriamo e stringiamo per benino in modo tale che si forma un nodino qui sotto e abbiamo completato anche questa zona. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete avuto difficoltà per fare sia questo passaggio che il passaggio del rilievo inizialmente, il rilievo dietro inizialmente del giro. Fatto questo andiamo avanti. Dobbiamo abbracciare nuovamente la maglia, come vedete io adesso ne ho una perché prima ovviamente le ho prese entrambe, quindi adesso mi ritrovo con una maglia da lavorare. Faccio la stessa cosa, quindi passo l'uncinetto dietro in questo modo, porto su e da qui chiudo la mia maglia bassa. Da qui faccio una catenella e vado avanti, filo sull'uncinetto, lavoro maglia in rilievo davanti sulla maglia in rilievo davanti, maglia in rilievo dietro sulla maglia in rilievo dietro. Facciamo anche questo giro e poi ci ritroviamo a fine giro.
Completato anche quest'altro giro, andiamo a prendere le misure. Siamo a 4 centimetri. A questo punto ci fermiamo con il punto elastico, facciamo la chiusura con una maglia bassissima, facciamo una catenella, da qui filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto di chiusura e lavoriamo una mezza maglia alta. Da qui filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto, una mezza maglia alta. Continuiamo a lavorare a mezza maglia alta per tutto il giro. Chiudo il mio giro entrando in questo punto con una maglia bassissima. Da qui faccio una catenella e a questo punto inserisco il marcatore. Dove vado ad inserire il marcatore? Nel punto che ho fatto la chiusura. Vedete, questo è il punto che io ho fatto la chiusura. Subito sopra c'è la catenella, quindi in questo punto qui, punto di chiusura del giro appena completato, inserisco il marcatore. Da qui inserisco nuovamente l'uncinetto, giro il mio lavoro e come vedete con il marcatore è tutto più chiaro. Questo è il punto di chiusura del giro che abbiamo appena completato, questo è il punto dove c'è la catenella. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto di chiusura, nel punto dove c'è il marcatore. Tiriamo su e realizziamo una mezza maglia alta. A questo punto possiamo anche eliminare il marcatore. Filo sull'uncinetto, andiamo avanti nel completare il giro lavorando tutto a mezza maglia alta. Arrivati a fine giro, contiamo sempre le maglie. Come vedete, questa è la catenella, questa è la mezza maglia alta che abbiamo fatto inizialmente. Questo è il punto da contare in mezzo alla catenella e la mezza maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Arrivati a fine giro, chiudiamo tra la catenella e la mezza maglia alta una maglia bassissima. Da qui, se vi resta comodo, inserite il marcatore nella maglia bassissima, nella maglia di chiusura. Una catenella, giriamo nuovamente il nostro lavoro e andiamo avanti, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto del marcatore e lavoriamo una mezza maglia alta. Eliminiamo il marcatore e andiamo avanti, mezza maglia alta per ogni punto sottostante, fino a completare tutto il giro, per poi continuare a mezza maglia alta come abbiamo fatto finora. Quindi arrivati alla fine del giro chiudiamo tra la catenella e la prima mezza maglia alta in questo punto con una maglia bassissima. Da qui poi giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare nell'interno il prossimo giro. Completato l'altro giro chiudiamo e ritorniamo da questa parte per lavorare come stiamo facendo ora. Considerate che dobbiamo andare avanti per una lunghezza di 10 cm, quindi adesso io arriverò ai miei 10 cm e poi ritornerò con voi. Una volta che siamo arrivati a 10 cm ci fermiamo e come vedete io ho già inserito dei marcatori. Dove andiamo ad inserire i marcatori? Come vedete io ho centrato la parte, non so se si vede, io ho centrato la parte delle chiusure, dei giri che abbiamo fatto tra i due marcatori. Ho messo due marcatori da questa parte, rossi, due bianchi da quest'altra parte, proprio per distinguere le zone. Cosa ho fatto? Ho cercato di centrare questa parte qui in questi due marcatori. Tra un marcatore e l'altro dobbiamo avere una misura di 15 centimetri tra questo rosso e questo rosso, 15 centimetri, mentre quelli bianchi che vanno dalla parte opposta, questi due qui, dobbiamo avere una misura di 12 centimetri.
Una volta che abbiamo inserito i marcatori approssimativamente dove devono andare, non dobbiamo fare altro che contare dal marcatore rosso al marcatore bianco, da un marcatore rosso a un marcatore bianco, quanti punti ci sono da questa parte, e dobbiamo fare attenzione che dall'altro lato, da questi altri due marcatori, rosso e bianco, devono esserci gli stessi punti. Quindi magari se qui abbiamo 15 punti e qui ne abbiamo 16, facciamo in modo che uno lo togliamo da questa parte e facciamo che siano 15 e 15, in modo tale che così queste sono le parti esterne. Questa qui è la parte posteriore, i due rossi sono la parte posteriore, la parte che va dietro, mentre quelli bianchi sono la parte che poi andranno davanti. Quindi questa parte qui sarà la parte dove si andrà poi ad inserire dove si andranno ad inserire le gambine del vostro bimbo. Quindi questo e questo fa parte del progetto che ancora continueremo a lavorare. Detto questo, andiamo avanti, proseguiamo, iniziamo nel lavorare questa parte qui, quindi la parte che va dietro del nostro progetto. Vedete, io ho staccato il filo da questa parte e vado ad inserirlo nel primo marcatore da questo lato. Quindi vado nel marcatore, inserisco il filo, faccio una catenella e nello stesso punto della catenella, nello stesso punto iniziale, vado ad inserire e a lavorare una mezza maglia alta. Qui posso togliere anche il marcatore. Lavoro una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare all'altro marcatore rosso. Arrivati vicino all'altro marcatore, lo togliamo per lavorare dentro al punto e lavoriamo una mezza maglia alta. Da qui facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e a questo punto questo giro va fatto in questo modo. Dobbiamo eliminare il punto iniziale e un punto finale, prima del il penultimo punto praticamente. Cosa facciamo? Saltiamo il primo punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Da qui vi consiglio di mettere comunque il marcatore, in modo da essere più sicuri. Da questo punto in poi filo sull'uncinetto e lavoriamo a mezza maglia alta. Lavoriamo fino al penultimo punto del giro. Arrivati a fine giro ci fermiamo al penultimo, quindi saltiamo il penultimo, entriamo nell'ultimo e chiudiamo con una maglia bassa. Da qui una catenella, giriamo il nostro lavoro, l'ho fatto un pochettino più, cerchiamo di farla un po' più stretta in modo che non si veda troppo. Ecco qui, una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo avanti nello stesso modo, quindi saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, inseriamo il marcatore così da non confonderci e a questo punto andiamo avanti a mezza maglia alta, quindi una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare alla penultima maglia. Arrivati a fine giro, saltiamo un punto, entriamo nell'ultimo e lavoriamo una maglia bassa. Da qui possiamo togliere anche il marcatore, questo marcatore, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto finora. Quindi saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Da qui inseriamo nuovamente il marcatore e andiamo avanti a mezza maglia alta fino a fermarci 2 punti prima della fine del giro. A fine giro saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Da qui nuovamente togliamo il marcatore, una catenella, giriamo il nostro lavoro, saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, marcatore e continuiamo. Ora io andrò avanti fino alla misura che mi occorre,
sempre saltando un punto all'inizio e uno alla fine, e poi vi dirò quanti centimetri ho fatto. Arrivati a una misura di 7 centimetri, misurando da questa parte a questa parte, ci fermiamo e andiamo avanti senza fare diminuzione, quindi andiamo avanti realizzando una mezza maglia alta per ogni punto, quindi non lo saltiamo, lo lavoriamo, mezza maglia alta, lavoriamo tutti i punti come si presentano, mezza maglia alta e l'ultimo punto a mezza maglia alta. Da qui controlliamo nuovamente la nostra misura e siamo arrivati a 8 centimetri. A 8 centimetri ci fermiamo, stacchiamo il filo e andiamo avanti da questa parte. Andiamo avanti con il nostro progetto inserendo il filo in questo punto. Quindi mettiamo il nostro progetto in questo modo e lavoriamo nella parte interna, dalla parte interna, inseriamo l'uncinetto nel primo marcatore e da qui facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, lavoriamo una mezza maglia alta e lavoriamo tutto il giro a mezza maglia alta fino a ritrovarci dall'altra parte vicino al marcatore. Arrivati al marcatore lo eliminiamo, facciamo l'ultima mezza maglia alta per poi fare una catenella e girare il nostro lavoro. Da qui andiamo avanti come abbiamo fatto finora, quindi come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi saltiamo un punto, entriamo nel prossimo, facciamo una maglia bassa, inseriamo nuovamente il marcatore, da qui lavoriamo a mezza maglia alta fino ad arrivare dall'altra parte dove ci fermeremo 2 punti prima. A 2 punti prima ci fermiamo, saltiamo il penultimo punto, entriamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa, una catenella e da qui andiamo avanti saltando sempre il primo punto, entrando nel prossimo sia all'inizio che alla fine. Dovete farlo, dovete andare avanti in questo modo fino ad arrivare ai punti che avete su da quest'altra parte. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi arrivata a 7 punti mi fermerò. Qualsiasi misura mi trovo su, quindi arrivate ai punti che avete da quest'altra parte e poi ci ritroviamo nuovamente. Sono arrivata agli stessi punti che ho da questa parte. Arrivata a questo punto vado a eliminare la linguetta di dietro, la parte di dietro, e vado a misurare questa parte qui, quanti centimetri ho su e quanti ancora ne devo lavorare, perché comunque devo arrivare a 8 centimetri. Da qui a qui misura 5 centimetri e mezzo, quindi io devo andare su per arrivare ancora a 8 centimetri. Cosa faccio? Non vado a fare più diminuzioni, ma lavoro semplicemente i giri a mezza maglia alta, quindi ho fatto già una catenella, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, lavoro a mezza maglia alta, una mezza maglia alta per ogni punto. Arrivo a fine giro, non faccio diminuzioni, vado avanti in questo modo e mi lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, le mie sono 7 per questo. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo a lavorare a mezza maglia alta, quindi una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino a ritrovarmi agli 8 centimetri che mi occorrono. Quindi se io magari adesso ho fatto questo giro e mi ritrovo già con 8 centimetri, mi fermo, vedete non sono ancora 8, quindi vado ancora avanti per arrivare a 8. Arrivo a 8 e poi ci ritroviamo. Una volta che siamo arrivati alla misura di 8 centimetri ci fermiamo,
Considerate che sono gli stessi giri che abbiamo fatto da quest'altra parte, quindi dal lato opposto del nostro progetto. Ci fermiamo, io qui avevo lasciato anche i marcatori dove ho completato di fare le diminuzioni. Ci fermiamo a questo punto, chiudiamo questa parte. Andiamo con il filo, prendiamo nel primo punto, passiamo nel primo punto, passiamo nel punto dall'altra parte e da qui lavoriamo a maglia bassissima per poter unire il nostro progetto. Prendiamo le maglie sia da un lato che dall'altro e chiudiamo, maglie e chiudiamo, riportandoci fino in questo punto. Arrivati alla fine del giro facciamo una catenella e da qui incominciamo a lavorare questa parte qui, quindi posizioniamo il nostro lavoro da questa parte in questo modo e andiamo avanti realizzando una maglia bassa per ogni punto che abbiamo sottostante, quindi una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa. Se vi resta difficoltà dalla parte iniziale inserite un marcatore, continuate il giro a maglia bassa e ci ritroviamo a fine giro. Arrivati a fine giro facciamo la chiusura nel punto del marcatore, eliminiamo il marcatore, facciamo 2 catenelle e da qui filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto di chiusura e lavoriamo a mezza maglia alta, quindi facciamo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante in modo da completare tutto il giro. Vi consiglio a questo punto di contare i punti che avete messo su da questa parte in modo che poi li andrete ad inserire, gli stessi punti andrete ad inserire dall'altro lato, in modo tale che così nel contarli siamo sicuri che mettiamo su gli stessi. Quindi continuiamo a mezza maglia alta, completiamo il giro e poi andiamo avanti. Arrivati a fine giro chiudiamo con una maglia bassissima. Da qui facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e a questo punto dobbiamo fare il punto elastico come abbiamo fatto qui, con l'unica differenza che lo faremo a mezza maglia alta. Quindi facciamo una mezza maglia alta in rilievo davanti, una mezza maglia alta in rilievo dietro. Andiamo avanti in questo modo e completiamo tutto il giro. Arrivati a fine giro chiudiamo con una maglia bassissima e da qui stacchiamo il nostro filo, tagliamo il filo. A questo punto abbiamo finito una gambina, facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi completiamo quest'altra zona, facciamo uguale a quello che abbiamo fatto qui, lo facciamo da quest'altra parte e poi andiamo avanti con il progetto. Una volta che abbiamo completato questa zona andiamo a girare il nostro lavoro, perché se vi ricordate prima abbiamo fatto la cucitura da questa parte, quindi adesso siamo comunque al rovescio del nostro lavoro, quindi lo mettiamo a diritto e da qui continuiamo con il nostro lavoro prendendo l'altro colore. Andiamo avanti con il nostro progetto partendo dalla parte di dietro, dove, se noterete, si vede la chiusura dei nostri giri. Dobbiamo partire da questa parte, quindi come vedete io ho posizionato già il mio lavoro in questo modo, in modo da partire da questa parte qui. Vado a contare 1 e 2 giri, lascio questi 2 giri, cerco di rimanere centrata, 1 e 2, prendo la maglia, vado su, prendo il mio filato, faccio passare il filato in questo punto, faccio una catenella e da qui vado avanti, prendo l'altro punto che ho davanti e lavoro a maglia bassa, vado avanti, prendo l'altro, lavoro a maglia bassa. Ricordatevi sempre i punti che avete sopra, quindi io ne ho 70, mi ritroverò con 70 punti.
faccio tutto questo lavoro in modo tale che girando il mio lavoro risulti in questo modo. Vedete, ho lasciato questo spazio e vado a lavorare da questa parte. Faccio tutto questo lavoro, faccio tutto il giro, continuo sempre in questo modo, prendendo il prossimo punto, ed è questo il rilievo dietro, quindi io comunque me lo prendo e lo lavoro. Rilievo davanti, lo lavoro e così via. Completiamo tutto il giro, arriviamo a fine giro e poi andiamo avanti. Arrivati a fine giro, entriamo nella prima maglia e chiudiamo a maglia bassissima. Da qui facciamo 1, 2 catenelle e adesso dobbiamo andare a lavorare nelle maglie che abbiamo appena creato. Lavoreremo una mezza maglia alta nel punto sottostante per continuare a lavorare una mezza maglia alta per ogni punto. Quindi andiamo avanti in questo modo, lavoriamo le mezze maglie alte e completiamo il giro. Completiamo il giro chiudendo con una maglia bassissima, facciamo 2 catenelle e ripartiamo. Mezza maglia alta e rilievo davanti, mezza maglia alta e rilievo dietro. Facciamo anche questo giro. Io ne farò quanti me ne servono, quindi è la stessa cosa che abbiamo fatto qui. Quindi mezza maglia alta e rilievo davanti, mezza maglia alta e rilievo dietro, poi dopo facciamo un altro giro e lavoriamo sulla mezza maglia alta il rilievo davanti, andremo a lavorare un'altra mezza maglia alta e rilievo davanti, sulla mezza maglia alta e rilievo dietro andremo a lavorare un'altra mezza maglia alta e rilievo dietro. Io farò tanti giri adesso quanti me ne occorrono e poi vi mostrerò il risultato. Una volta fatti 3 giri per una misura di 2 cm e mezzo, allora da qui misura 4, mentre da qui misura 2 e mezzo. Stacco il filo, giro il mio lavoro, considerate che dobbiamo lavorare in questo modo, quindi stacco il filo e vado a lavorare prendendo il colore rosa, vado a lavorare nella parte, nella costina interna, quindi prenderò soltanto una costina ma lavorerò quella interna. Filo sull'uncinetto, faccio 1, 2 catenelle, da qui vado nella prossima costina, sempre prendendo soltanto la costina interna, lasciando quella esterna non lavorata, e lavoro a mezza maglia alta. Da qui faccio una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto lavorando sempre a costina interna a mezza maglia alta, nuovamente una catenella, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, lavoro a mezza maglia alta. Considerate che questo giro va fatto in questo modo, quindi una catenella, entro nel prossimo punto, mezza maglia alta, una catenella, entro nel prossimo punto, mezza maglia alta. Andiamo avanti in questo modo ritrovandoci a fine giro. Completato il giro, facciamo una catenella, qui filo sull'uncinetto, entriamo nel foro, nel primo foro, e lavoriamo una mezza maglia alta. Una catenella, andiamo avanti, nel prossimo foro lavoriamo una mezza maglia alta. Se magari vi crea problemi questa parte qui che comunque non abbiamo chiuso, andiamo ad inserire un marcatore in modo tale che possiamo capire quando abbiamo concluso il giro, però a noi non interessa poi così tanto, visto che comunque andremo a girare e a lavorare in questo modo. Entriamo nel foro e lavoriamo a mezza maglia alta, una catenella, foro, mezza maglia alta, una catenella, foro, mezza maglia alta. Andiamo avanti in questo modo, ci ritroviamo al marcatore. Arrivati al marcatore, facciamo sempre una catenella, dobbiamo continuare sempre nello stesso modo. Io devo fare l'ultimo quadrato di sotto, faccio una catenella, vado nel marcatore e continuo. Cambio il posto del marcatore, lo vado ad inserire qui,
Il marcatore serve soltanto per segnarci i punti, i giri, scusate, quanti giri facciamo. Quindi andiamo avanti con una catenella e lavoriamo nello spazio, una catenella, lavoriamo nello spazio. Considerate che questo lavoro va fatto fino alla lunghezza del nostro progetto, quindi io adesso andrò avanti, mi porterò avanti e appena sarò arrivata alla lunghezza che mi occorre, vi inserirò i centimetri, mi fermerò ovviamente, vi dirò i centimetri, di quanti centimetri sono andata giù. Quindi ci vediamo dopo. Arrivati a una misura di 10 centimetri, ci fermiamo per quanto riguarda la rete. Nel complesso tutto il nostro progetto finora misura 16 centimetri. 10 centimetri io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 giri. Considerate che i giri devono essere pari proprio perché adesso noi li andremo a dividere. Fatto questo, vedete, io ho sempre il marcatore per poter capire quando inizia il prossimo giro, cioè quando si conclude quello che abbiamo appena lavorato, che ho appena lavorato, per poi iniziare l'altro. Essendo che a me finiva qua, io comunque mi sono fermata per poi chiudere la rete e andare a lavorare il mio progetto diversamente. Detto questo, io da questa parte ho già inserito dei marcatori in modo tale da farvi capire come dividere il nostro lavoro. Andiamo a contare questa parte qui, quanti giri abbiamo fatto, li dividiamo per 2 e inseriamo il primo marcatore sopra e l'altro marcatore nella divisione. Quindi io avevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ho diviso per 2, ho fatto il primo marcatore, l'ho inserito qui e poi sono andata a contare 1, 2, 3, 4, l'altro marcatore l'ho inserito in questo punto. Detto questo, andiamo avanti con il lavoro per iniziare a lavorare il motivo che andrà poi sopra la rete. Completiamo il nostro giro con la rete facendo una catenella, andiamo nello spazio e lavoriamo una maglia bassa. Da qui facciamo 2 catenelle e a questo punto filo sull'uncinetto, saltiamo lo spazio che abbiamo appena subito dopo la maglia bassa, andiamo nel secondo lavoriamo sempre a mezza maglia bassa, mezza maglia alta, scusatemi, e quindi facciamo una mezza maglia alta, entriamo nello stesso spazio, ne facciamo un'altra, poi facciamo 2 catenelle, nello stesso spazio lavoriamo altre 2 mezze maglie alte, una e 2. Da qui facciamo 2 catenelle, saltiamo questo spazio, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo questo spazio, entriamo nel prossimo e lavoriamo il motivo di 2 mezze maglie alte più 2 catenelle più altre 2 mezze maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, saltiamo il prossimo spazio, entriamo nel prossimo, nel successivo e facciamo una maglia bassa. Questo è il lavoro che dobbiamo fare adesso. Facciamone un altro insieme, 2 catenelle, saltiamo uno spazio, entriamo nel prossimo e lavoriamo una, 2 mezze maglie alte seguite da 2 catenelle più altre 2 mezze maglie alte nello stesso spazio, 2 catenelle, saltiamo questo spazio, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Facciamo questo giro e poi andiamo avanti. Come vedete mi sono fermata un po' prima della fine del giro. Questo perché volevo mostrarvi un piccolo passaggio se in caso qualcuno si trovasse come me nella mia stessa situazione. In questo punto ho lavorato il mio motivo, da qui ho saltato uno spazio per entrare nel prossimo e lavorare una maglia bassa, poi ho fatto 2 catenelle e da qui giustamente dovrei saltare questo spazio per entrare nel prossimo e lavorare poi il motivo, per poi fare le 2 catenelle, saltare questo spazio, entrare nel prossimo e fare la maglia bassa.
Siccome sono alla fine del giro, mi ritroverei con 2 maglie basse insieme, uno vicino all'altro. Quindi devo fare in modo che nello spazio vicino alla maglia bassa ci sia comunque il motivo. Quindi per chi si trovasse nella mia stessa situazione, modifichiamo leggermente questo passaggio. Andiamo avanti. Abbiamo fatto le 2 catenelle, adesso dovevamo saltare questo spazio, teniamoci un po' strette, leggermente un po' più strette queste maglie in modo tale che non si allarghino troppo, perché questa volta dobbiamo andare a saltare non un solo spazio ma ne salteremo 2, quindi facciamo 1 2, entriamo nel terzo lavoriamo una mezza maglia alta, da qui lavoriamo un'altra mezza maglia alta per poi fare 2 catenelle e nello stesso spazio lavoriamo altre 2 mezze maglie alte. A questo punto facciamo 2 catenelle e come vedete mi ritrovo 1 2 e quindi questo sarebbe la maglia bassa iniziale. Cosa faccio? Vado direttamente nella maglia bassa e chiudo con una maglia bassissima, in modo tale che mi ritrovo il mio lavoro comunque che continua nello stesso modo. Fatto questo, andiamo avanti con il prossimo giro.